Oggi il mondo sta assistendo al duro attacco della Russia all'Ucraina e al suo popolo. In questo video guarderemo più da vicino la situazione in Russia e cercherò di spiegarti quale sia il ruolo di Putin. La scelta di Putin di attaccare l'Ucraina sembra legata alla presenza delle truppe della NATO ai confini ucraini. Se il nome NATO ti suona strano, puoi approfondire l'argomento cliccando sul link che trovi in descrizione. La Russia è il paese più grande del mondo, ha una superficie di circa 17 milioni di chilometri. Per darti un'idea, pensa che è circa 56 volte più grande dell'Italia, si trova in parte in Europa e in parte in Asia e la sua capitale è Mosca. Dal 1991 la Russia è una repubblica federale con sistema semipresidenziale, significa che al Parlamento è affidato il potere legislativo, al governo quello esecutivo. In particolare sono riconosciuti ampi poteri al presidente, specie dopo la riforma costituzionale del 1993. Infatti al presidente sono affidati diversi poteri, prende decisioni in materia di politica estera, conclude trattati con gli altri paesi e ha il potere di nomina per le alte cariche, come ad esempio quella di primo ministro. Viene votato direttamente dal popolo e il mandato dura 4 anni. Dopo la riforma costituzionale approvata nel 2020 non esiste più il divieto per il presidente di restare in carica oltre il secondo mandato consecutivo. In questo modo Putin si è assicurato la possibilità di rimanere ancora al potere. Come avrai già capito, il presidente della Russia è Vladimir Putin e oggi è al 4º mandato. Nonostante Putin sia salito al governo perché votato, fin dal suo primo mandato ha fondato la sua politica sull'accentramento dei poteri, la propaganda e la censura. Chiunque negli anni abbia tentato di opporsi al regime di Putin ha fallito. Basti pensare ad Alexei Navalny, il più noto e acceso oppositore di Putin negli ultimi anni. È stato misteriosamente avvelenato, salvato dai medici in Germania, tornato poi in Russia viene subito arrestato. Rischia infatti più di 20 anni di duro carcere. Nel 2000 a Boris Berezovsky, avversario di Putin, furono sequestrati tutti i beni e si dovette rifugiare in Inghilterra dove ottenne asilo politico fino alla sua morte. Nel 2006 Anna Politkovskaya, giornalista che ha denunciato le torture, i massacri, gli abusi dei diritti umani da parte delle forze militari russe in Cecenia, fu assassinata a Mosca mentre stava rincasando. Gli attentati in Russia sono così frequenti che lo stesso Putin ha alle dipendenze un incaricato di assaggiare i suoi pasti per scongiurare così il pericolo di morire avvelenato. Sebbene la Russia abbia sottoscritto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in questi anni ha adottato una politica repressiva, riducendo la libertà di espressione e limitando la libertà di associazione. Inoltre, la Corte europea dei diritti umani ha rilevato numerose violazioni da parte della Russia per aver fatto ricorso alla tortura, limitato il diritto di difesa ed equi processi, confiscato beni di proprietà privata e ha compresso notevolmente la libertà dei suoi cittadini. La strategia di Putin si basa molto sul controllo delle informazioni e l'adozione della censura. Pare che il governo russo negli ultimi giorni, meditando l'invasione dell'Ucraina, abbia condotto una propaganda mirata, con film sulla Seconda Guerra Mondiale su tutti i canali e messaggi improntati a rilanciare l'orgoglio nazionale. Adesso che la Russia ha attaccato e bombardato l'Ucraina, il controllo dei media e la manipolazione delle informazioni sta diventando sempre più forte. Immagina se fosse attivo un servizio di controllo sulle comunicazioni, sui media e ti fossero persino bloccati gli accessi ai social come Facebook, Instagram e Twitter. La BBC, la radio e televisione pubblica britannica, ha sospeso il servizio dei propri reporter dopo che le autorità russe hanno approvato un disegno di legge che prevede fino a 15 anni di carcere per coloro che diffondono informazioni false sull'esercito. Ecco cosa succede in Russia. Inoltre, tantissimi cittadini russi sono scesi in piazza per manifestare contro la guerra. Le istituzioni hanno reagito arrestando circa 14.000 contestatori, tra cui anche anziani e bambini. Questo video finisce qui. Se ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al nostro canale e clicca sulla campanella in basso per non perderti gli altri video e sapere sempre cosa succede. Grazie!